Cari amici di Cibolo Passion, guardate un po' dove sono e soprattutto con chi sono. Oggi alta scuola, sono venuto a farmi insegnare come approcciare una pesca difficilissima in un ambiente veramente ostico, e cioè il grande fiume Tevere. E da chi potevo venire? Dal maestro dei maestri, il CT, pluricampione del mondo della pesca al colpo, master e femminile, conosciutissimo. Esagerato. Dove ci porti, Massi? Ma qui siamo nel mio parco giochi, qui siamo sul ramo sinistro del delta del Tevere, siamo nel comune di Fiumicino, più precisamente Fiumicino sul lato destro, Ostia sul lato sinistro. Dicevo, il mio parco giochi è un fiume che conosco benissimo, abbiamo 5-6 km di fiume battibile alla ricerca delle spigole. Ce ne sono molte, sono abbastanza difficili, non c'è nulla di scontato, ma tutto il discorso che ha fatto Saverio, il maestro, lo conoscete tutti Saverio, quindi sono sicuro che anch'io avrò molto da apprendere da lui. Questo è da vedere. Comunque io qui sono sotto la docenza del CT Ardenti, sono pronto ad apprendere e a capire ogni cosa. Dietro di noi il comandante Manolo che ci accompagnerà in questa avventura, e diciamo che l'approccio, noi abbiamo a disposizione 2 giornate di pesca, quindi oggi teoricamente facciamo più la pesca col bigattino, giusto? Raffinata, un po' più tecnica. Esatto. Pescheremo con il bigatto, con dei terminali sottili sull'ordine di uno 0,11, massimo 0,12, con degli amini del 18. Puntata sul bigattino, ma ce ne sarà anche un'altra di puntata dedicata sempre alla spigola grossa, insidiata con... non ve lo diciamo. Se volete vi iscrivete al canale, la prossima puntata sarà su un'altra, che la faremo domani, sarà su un altro argomento. Ora si va in pesca. È un bel cefalo come inizio, ovviamente il CT Ardenti, ragazzi. Qui stiamo facendo lo slalom tra bremme e cefali, con chiaramente le modalità raccontate dal CT. Ragazzi, mi ha detto è strike zone, stai attento. Ora, appena questo simpatico amico incomincerà a tirar su la testina, proverò. Quanta energia! Quanta energia! Il retino l'abbiamo sempre chiuso? Oh. Allora direi che ricordiamo che la pesca la facciamo con lo 0,10 o 0,12, confesso c'ho lo 0,12. Massimo ha detto di stare anche un pochettino più leggero. Cefalone, comunque. Eccolo, via, ci siamo. Cerchiamo di perdere meno tempo possibile. Vai! Canestro per Massimo. Sempre un bel inizio divertente, Facciamo vedere rapidamente. Eccolo qua e lo ripetiamo subito, no? Perché non siamo qua per i cefali. In mare. Invece sai che ho preso
Ma no, facciamo Sono pronto. qui non vale proprio. No? Più su che ci sta la corrente, quindi come da alzare la barca. La faccio la passata o no? Eh sì. Piccole brem, ci Purtroppo siamo nella fase della salita, poco fa c'è stato il picco di bassa marea e qui quando l'acqua non cammina, muggini, brem, pesci d'acqua dolce. siamo, Però qualche cattura spero ci siamo che già possa divertiti capitare. infatti, eh? Sì, 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 ma Ora ci stiamo posizionando. indubbiamente è una pesca dove anche lo studio dell'habitat, dell'ambiente, l'analisi delle correnti la fanno da padrone. Quindi continuiamo. Adesso andiamo su un basso fondo, 1 metro di profondità. Ci sono bei sassi, Bene. siamo a 1000 metri dal mare. Ah, quindi sei proprio vicino al Siamo- mio essere, alla mia essenza, lo Siamo fai molto per me. vicino e stiamo alla fine, praticamente terminato l'isolotto, saremo sulla sponda sinistra. Comunque c'è da dire che è un percorso itinerante, cioè un approccio itinerante, ci si sposta, non è, Sì, non è che dal si momento- sta fermi. Dal momento che c'è un'imbarcazione conviene praticamente conoscere i vari spot e dedicare un tempo logico, poi col tempo conosci anche le prerogative, c'è delle aspettative da ogni spot e grosso modo sai quanto tempo puoi dedicare. Generalmente i spot con l'acqua più bassa sono molto veloci a rispondere, viceversa quelli con l'acqua più alta la pasturazione impiega più tempo a fare effetto. Bella, bella massima, segnatevela. Prima si pastura Massi, vero? Beh, Prima- se conosci il posto, sì. Prima Se sai un dove pizzico va. di bigattini, ho visto che comunque ne utilizzi veramente veramente pochi per Così. questa sessione, non di più, così, 20 bigattini. Così continuamente, quasi ogni un pizzico che precede la passata. Ok, uno per ogni passata, pizzichino e via, e si va in pesca. Cos'è lei? Sì, è una spigolotta. Spigolotta, allora ci sono Una bimba. una bimba. Giustamente il CT della pesca al colpo, ogni tanto qualche breme ce la infila. Beh, ogni tanto sarebbe buona cosa, qui stiamo a prendere un po' troppo. Vediamo che cos'è. La razza, la razza. La tiriamo su di peso così senza rischiare la canna. Eccoci qua. Il seme c'è, addirittura è talmente un seme giovane che ha ancora le puntinature. La rilasciamo immediatamente e puntiamo alla madre. Cos'è, Massi? Credo sia un cefalo. Ah sì, Dice cefalo, però con questa poca luce dalle sguazzate sembrerebbe un cefalo, sì. Mentre Massimo lavora vi faccio vedere la mia tristezza. Prendo le brem. Però te lo detino io, posso? Me lo consente CT? Ma è un onore più che un piacere. Sempre un bel cefalo, Mazza che pesci. La sirenia è sotto La torso. sirenia è un po' sotto. In realtà l'avevamo progettata come light, te me la stai stressando. Guarda come sta. Porca miseria! Non è proprio un cefalino, È allo spasimo. Che bellezza! C'ha una coda grossa come la mia mano.
Direi che può andare, basta. Vai. Bel pesce. Anch'io ho preso qualcosa, CT. Grande. Sempre la solita spigoletta. Non è la solita del CT, che stiamo riciclando, Sono... la ributtiamo, va. E via, di qua. Ciao! Chiaramente ci troviamo in una situazione dove non possiamo pescare in 3 contemporaneamente, quindi facciamo i turni, anche perché il filo di corrente dove massimo pastura è 1 e quindi 2 galleggianti riescono a stare sulla linea di corrente. Dico bene, Massimo? Sì. Quindi dobbiamo pescare 2 per volta. Ora io sono in pausa, ho già preso qualche pesciotto e stanno pescando gli altri 2 e confidiamo insomma nell'arrivo del pesce decisivo, quello che stiamo pescando, quello che stiamo aspettando. Sì, no, vabbè. Un pesce meglio di quest'altro, no, piccolino. No, questo è un bel pesce. Grande Massimo. Sì. Sì, io direi che va ritirata, comunque. È sempre da rilascio, però. Vabbè. Reteniamola. Eccola qua. Bella spigolotta. Sempre da rilascio, Massi? Sì, da 300 grammi, questo è un pesce da 300 grammi. Allora, la rilasceremo in diretta, perché stavamo riprendendo tutto, quindi perfetto. L'acqua ancora sta salendo e dobbiamo esasperare la trattenuta per cercare di mandare l'esca e la piombatura attiva davanti al galleggiante. Siccome l'acqua ancora sotto sta entrando, dobbiamo tenere moltissimo. Questa è un'azione di pesca che tra un paio d'ore, quando la marea comincerà a scendere, non sarà più possibile, perché l'acqua camminerà sia sopra di più ma anche sotto, quindi dovremo più guidare il galleggiante. Non guidarlo significa mandarlo a una velocità leggermente inferiore a quella della corrente. Adesso invece possiamo proprio fermarlo, si percepisce pure la piombatura che va oltre il galleggiante. Un bel pesce. Questo è un bel pesce. Ora il problema è che se va sul sasso qui abbiamo delle abbiamo il formazioni. filo sottile, vedi lo starlight. È un bel pesce, sì. Ecco, adesso vedi, si è allargato e stiamo moderatamente tranquilli. Sì. Canna bassa, se no il pesce non risalirà mai la corrente. Perché siamo in forte controcorrente, diciamolo. Canna molto bassa. Chiediamo l'aiuto per... È sempre bene portarla. Io adesso qui, conoscendo il posto, so che sono completamente sgombro da ostacoli. Quindi posso... Puoi permetterti di moderatamente tranquillo, ma il pesce, se adesso alzassi la canna, il pesce sbatterebbe in superficie e tornerebbe a scendere, quindi va aggallato a monte. Questo è fondamentale.
Questo è un bel pesce. È un pesce che possiamo chiamarlo pesce. Questo diventa un pesce anche per ardenti. Grande Massi, faccelo vedere. Un attimo, che queste Suspense, se le prendi male, ti fai anche male. Questo è un pesce, sì. questo stiamo Questo è un bellissimo sul pesce. chilo. Faccelo vedere da vicino. Oh, ok. Vediamolo. Bello. Pesce sano, guarda, ben pinnato, bene. Molto bello, vero? Bello, sì. Mi sa che questo non lo liberi, Massi? Diciamolo. Non lo liberi Lo questo. liberiamo. No, ma che liberi? No, non si libera. Lo liberiamo, dai. Ma che bravo, è più bravo di me. Io un pesce del genere l'avrei. Siamo, È un chilo, dai. siamo incinto a 1 chilo. È un chilo. Era vispa, La vispa è anche ringraziato. Allora direi di entrare a questo punto nel pratico, nella lenza vera e propria. Questa qui è la canna con cui sto pescando io, chiaramente non me la sono tolta dalla testa, mi sono fatto guidare passo passo da capitano da CT Ardenti, perché chiaramente è un luogo non facile e quando si va a pescare in un luogo non facile la migliore strategia è sempre dare totale retta a chi ha più esperienza di noi. Questa qui è la lenza, ora Massi ce la voleva descrivere. Partiamo dal bulk. Il bulk lo possiamo realizzare con dei pallini chiaramente di grossa taglia. È inutile mettere pallini molto piccoli e fare corone, perché tanto noi del bulk, ovvero di un blocco di piombatura che grosso modo riguarda i 3/4 del galleggiante, lo dobbiamo sempre avere. E sotto abbiamo una spallinata che definiremo attiva. Questi sono pallini dell'8 distribuiti in circa 80 cm con un andamento più stretto al di sotto del bulk fino ad arrivare all'asola, dove gli ultimi due sono a circa 18 cm. Questa geometria la possiamo variare: più abbassiamo il baricentro della piombatura e proviamo una lenza che tende a pescare vicino al fondo in verticale, più apriamo la piombatura e mandiamo i piombi verso il bulk, e più avremo la parte bassa della lenza, quella attaccata al terminale, che sarà fluttuante, che quindi, attenzione, affronterà meglio un'acqua pressoché ferma con una corrente lentissima. Anche la distanza dal bulk all'asola può variare sia in funzione della profondità e sia in funzione della corrente. Non esiste uno schema preciso, ma dobbiamo riuscire ad avere la sensibilità per fare quelle piccole modifiche in corso che possono renderci la pesca più performante. Provate sempre a cambiare con una certa logica. Se l'acqua è molto ferma, la parte attiva fatela molto rada; se l'acqua tende a camminare, la parte attiva fatela un po' più consistente. Per quello che riguarda i terminali me la vedo io, fino lì ci arrivo massimo, quindi terminale da 60-80 cm, 0,12,5 per Massimo, 0,14,5 per me. Tutte e due stiamo impiegando l'Ultra Strong FC 403, chiaramente la versione saltwater, anche se qui proprio di salt non è che ce ne sia tantissimo, però la versione saltwater che fa il caso nostro. Il plus di quel filo là è la resistenza all'abrasione, e in questo contesto la resistenza all'abrasione è fondamentale. Come amo abbiamo deciso di mettere tutti e due, anche se in misure diverse, l'XPS Super Carbonux, in particolare il 710 XB, nelle misure 16 e nelle misure 18, che alloggerà 2 o 3 bachini, massimo, quasi sempre 2. Due. Quasi sempre 2. Sul galleggiante non ho dubbi. Onda Orange 3 grammi. 3 grammi ci consente di affrontare un po' tutte le situazioni in questa foce. Alcuni di voi penseranno che è troppo pesante, no. 3 grammi perché? Perché noi avremo almeno 2 grammi di bulk, ma circa 2,20 grammi, che ci darà stabilità al galleggiante. Al resto ci penserà la piombatura attiva. Alloggia un'antenna da 4,5 mm. Perché 4,5? Perché andremo incontro in questa foce anche a delle passate molto lunghe, per cui sarà necessaria di giorno un'antenna ben visibile. Con 3 mm difficilmente ce la faremo, perché vedete poi l'aria è sempre piuttosto ventilata,
e di notte utilizzeremo una stelletta da 4,5 anziché 3 che emette molta più luce e quindi a distanze importanti sarà sicuramente molto più visibile. Sembra un pesciotto un po' più discreto, Massimo. Non so se è un mugine. Sicuramente da come è partito Sembra proprio un mugine. Vediamo un po' se lo trasformiamo in spigola, lo vediamo. avvicinandosi. Invece è spigola. Magari. È lei, è lei. È lei. Vediamo un po'. Non è il mostro del Tevere, però. Olè, grazie. Vabbè, dai, ragazzi. Niente di mostruoso, ma un pesce dignitoso. È un pesce divertentissimo, hai visto come Sì, sì, partita bene, ha mangia molta forza, poi la corrente è complice decisamente. della Sì. reazione. Comunque ragazzi è difficile, è una pesca estremamente difficile. Io sto pescando sotto dettato di Massimo, veramente, sto pescando sotto dettato. Bene, chiaramente arte ardenti, luogo ardenti, ardenti docent, e quindi io sto zitto e ascolto e imparo e prendo appunti sull'approccio di pesca con il bigattino che stiamo mettendo in azione, dalle canne fino alla lenza. Massimo? Allora, parliamo di pesca a bigattino, chiaramente, iniziamo con le canne. Utilizzeremo 2 canne, io utilizzerò la mia fedelissima Sirenia Light da 5 metri, è una canna che la adoro, mi trovo benissimo, la chiamano Light, non so perché, ma Saverio mi ha visto cosa ci fa. Ci fa delle cose, ragazzi. Quindi va bene. E utilizzeremo una canna più consona sicuramente, l'energia la versione più potente. Alla Sirenia abbiamo abbinato un X-Plore 4005, mentre sull'energia abbiamo montato un Brave 4000. Sempre per l'occasione testiamo un nuovo filo, il T-Force Super Soft Stretch Repartition. È un filo multistrato che culmina all'esterno con un rivestimento in silicone che ci garantisce una maggiore durata e resistenza all'invecchiamento. È un filo molto morbido, nonostante che ha molta rigidità lineare, nel senso che non è elastico, però fuoriesce liberamente dal mulinello, soprattutto per effetto del trattamento esterno al silicone. E tra l'altro mi dicevi il color giallo non a caso, perché Color giallo non una a parte caso. di questa sessione viene fatta di notte, un po' di giorno e un po' di notte. Esatto, non è un giallo fluo, ma è un giallo paglierino vivo, che si individua bene anche in momenti di luce molto particolare. Quindi Massi, 2 azioni di canne complementari. Io sono un pochino più strong, magari anche perché io volevo a volte optare per diametri dello 0,14, 14,5, te invece sei più fedele allo 0,12, Sì. quindi giustamente abbiamo 2 azioni leggermente diversificate. Chiaramente però si tratta di una pesca raffinata, una pesca con una lenza specifica che non lascia veramente niente al caso. Grande Massimo. È decente, dai. Beh, pesce, dai. No, No? è un pesce decente, Io prendo il retino. divertentissimo. Pesci dal retino. Io sono pronto, eh? Quasi pronto. Spigola? Sì. Olè! Vabbè, beh, pesci. Ovviamente lo vorrà rilasciare perché lui rilascia tutto, ma insomma No, questo tutto no, io qualche tutto spigola la mangio, però insomma. ce l'hai già nel frigorifero, quindi bel pesce. Allora Saverio, Soddisfattissimo. che ti sembra? È stata una bella scuola. Ambiente, ragazzi, difficilissimo. Speriamo di essere riusciti a comunicare quello che ho preso io anche agli amici che sono a casa e che ci guardano. Io ti ringrazio infinitamente per questa esperienza che rimetterò in azione nel grande fiume che ho vicino a casa e poi ti aggiornerò. E se ci prenderò i pesci, scoprirò che ci sono presenti i pesci, chiamerò Massimo così ottimizziamo e mi fa vedere come prenderne di più. Facciamo un altro video. Facciamo un altro Facciamo un video. altro video. Massi, grazie di tutto, È davvero. un ambiente magico, io sono legatissimo a questo fiume e ci sono cresciuto. E questo fiume ti vuole bene perché E comunque sono contento che Saverio ha apprezzato. tanto, tanto. Comunque abbiamo visto tante abboccate, pesci
eterogenee, abbiamo preso le bremme, le anguille, i cefali, i mugini e qualche spigola. Sì, Ci siamo divertiti. ci siamo molto insomma, divertiti, è sicuramente una delle pescate più divertenti che ho fatto con la bolognese, quindi ancora 1000 volte grazie a Super CT Ardenti. Alla prossima! Ciao a tutti.